Mi chiamo Giada, ho 27 anni e ho sempre avuto una vita apparentemente perfetta. Sono cresciuta in una famiglia che, a vederla dall'esterno, sembrava l'emblema della felicità. Mia madre, Laura, una donna forte e affascinante, e mio patrigno, Marco, un uomo serio e carismatico che ha riempito il vuoto lasciato da mio padre quando se n'è andato di casa. Ma, a volte, dietro le apparenze più splendenti, si nascondono le ombre più oscure. Il mio rapporto con Marco è sempre stato cordiale, a tratti addirittura freddo. Mia madre lo aveva sposato quando avevo appena 18 anni e lui era sempre stato molto distaccato con me. Ero la figlia della sua nuova moglie, ma non avevo mai pensato di essere qualcosa di più per lui, non che ne avessi mai sentito il bisogno. Col passare degli anni, qualcosa cominciò a cambiare, senza che me ne accorgessi subito. Il modo in cui mi guardava, i commenti sottili che faceva su come mi vestivo o su come crescevo, tutto era leggermente diverso. Eppure non sospettavo nulla. Era solo un patrigno un po' protettivo, pensavo. E forse mia madre aveva sempre avuto gli occhi solo per lui, rendendola cieca a certe dinamiche. Un pomeriggio d'estate tutto iniziò a cambiare in modo più evidente. Ero a casa da sola con Marco, mentre mia madre era uscita per un fine settimana con delle amiche. Ci trovavamo nel salotto, guardando distrattamente la televisione. L'atmosfera era stranamente tesa, come se ci fosse qualcosa di non detto tra noi. Marco, seduto accanto a me, si avvicinò leggermente e cominciò a parlarmi in un tono che non gli avevo mai sentito prima. «Giada, sei diventata una donna davvero splendida», disse, con quel suo solito sorriso enigmatico. All'inizio non ci feci caso, pensando che fosse solo un complimento innocente, ma quando i suoi occhi si fermarono più a lungo sui miei, avvertii un brivido lungo la schiena. «Grazie, Marco», risposi nervosamente, cercando di distogliere lo sguardo e tornare a concentrarmi sullo schermo. Ma non potevo ignorare quella strana tensione che si era creata tra noi. «Non ti sei mai chiesta perché non abbiamo mai avuto un vero rapporto, tu e io?» chiese improvvisamente, spiazzandomi. Non sapevo cosa rispondere. Non mi ero mai posta la domanda, a dire il vero. Marco era sempre stato lì, presente ma distante, un sostegno per mia madre, non per me. «Non ci ho mai pensato davvero», ammisi. «Forse è perché tu sei il marito di mia madre e io sono la figlia di un altro uomo». Lui mi guardò con uno sguardo penetrante, quasi ipnotico. «Forse, ma forse è anche perché ci siamo sempre tenuti a distanza per altre ragioni». Quelle parole, così cariche di ambiguità, mi lasciarono confusa e inquieta. Sentivo che c'era qualcosa di più dietro quel discorso, ma non sapevo se volevo scoprirlo. Eppure, una parte di me cominciava a percepire un'attrazione strana, sbagliata, verso di lui. I giorni successivi furono strani. Ogni volta che incrociavo Marco in casa, il suo sguardo si posava su di me in modo insistente, come se stesse aspettando qualcosa. Mi sentivo osservata, ma non riuscivo a decidere se questo mi mettesse a disagio o se mi piacesse. Mi trovavo spesso a pensare a lui più di quanto avrei voluto. E la cosa più assurda era che mia madre non sospettava nulla. Continuava a vivere la sua vita, inconsapevole di quello che stava succedendo sotto il suo stesso tetto. Un pomeriggio, mentre ero in camera mia, Marco bussò alla porta. «Posso entrare?» chiese con una voce più morbida del solito. Non c'era nulla di male in quella richiesta, eppure sentivo il cuore battere più forte.
Entra pure, risposi, cercando di mantenere la calma. Lui varcò la soglia e notai subito il suo sguardo vagare per la stanza, come se cercasse di cogliere ogni dettaglio. Si sedette sulla sedia accanto al mio letto e il silenzio tra di noi divenne quasi palpabile. Stavo pensando, iniziò, e il tono delle sue parole mi fece alzare lo sguardo. Forse dovremmo conoscerci meglio. Dopotutto, viviamo sotto lo stesso tetto da anni, ma sembriamo estranei. La sua vicinanza mi metteva a disagio. Sentivo il suo profumo, il calore del suo corpo, che sembrava irradiarsi verso di me. Non sapevo se volevo allontanarlo o avvicinarmi di più. Ero divisa tra il senso di colpa e un desiderio che non avevo mai immaginato di provare. Non so cosa vuoi dire, risposi, cercando di distogliere lo sguardo, ma il mio cuore batteva troppo forte per ignorare la tensione. Giada, non fare finta di non capire, disse Marco, avvicinandosi leggermente. C'è qualcosa tra noi, lo senti anche tu? Quelle parole mi colpirono come un fulmine. Non potevo negarlo. In qualche modo, nei mesi passati, quella strana attrazione tra di noi era cresciuta, anche se avevo cercato di ignorarla. Ma sentirglielo dire ad alta voce rendeva tutto troppo reale. Marco, sei il marito di mia madre, sussurrai, cercando di ristabilire una distanza emotiva. Lo so, rispose lui senza esitare, ma tu non sei più una bambina e io non riesco più a fingere che tra di noi non ci sia nulla. Quelle parole mi fecero crollare ogni difesa. Sentivo che stavo camminando su una corda tesa sopra un precipizio. Un solo passo sbagliato e tutto sarebbe crollato. Quella sera successe qualcosa che non avrei mai immaginato. Mia madre era fuori per lavoro e io e Marco eravamo rimasti soli a casa. C'era un'atmosfera strana nell'aria, una tensione palpabile che non si era mai sentita così forte. Dopo cena ci sedemmo sul divano. Nessuno dei due parlava. Il silenzio era assordante, ma al contempo carico di aspettative. Fu Marco a rompere la tensione. Mi prese per mano e io, come ipnotizzata, lasciai che lo facesse. Sentii il suo tocco caldo, sicuro, e prima che potessi capire cosa stava succedendo, ci trovammo vicini, troppo vicini. Il suo respiro era sulla mia pelle e in un attimo che sembrò durare un'eternità, i nostri corpi si avvicinarono ancora di più. Giada, non resisto più, sussurrò, la sua voce piena di desiderio. Era sbagliato, lo sapevo, ma in quel momento tutto sembrava inevitabile, come se tutto quello che era successo fino a quel punto ci avesse portato proprio lì. Il bacio che seguì fu un misto di passione e disperazione. Non era un bacio dolce, era carico di una tensione accumulata da troppo tempo. Mi sentivo persa, travolta da emozioni che non sapevo nemmeno di poter provare per lui. E mentre ci avvicinavamo sempre di più, ogni barriera morale sembrava crollare, pezzo dopo pezzo. Non so quanto tempo passò. Mi sentivo disorientata, quasi come se fossi in un sogno dal quale non riuscivo a svegliarmi. Quando tutto finì, ci ritrovammo a guardarci negli occhi, consapevoli di ciò che avevamo fatto, ma incapaci di tornare indietro. Le nostre vite erano cambiate per sempre. Non possiamo continuare così, dissi, rompendo il silenzio, ma senza riuscire a convincermi davvero di quelle parole. Ma lo faremo, rispose Marco, con un sorriso che mescolava desiderio e colpa. Lo sai anche tu. Dopo quella sera tutto cambiò. Marco e io eravamo diversi e il peso del nostro segreto cresceva giorno dopo giorno.
Non potevamo più guardarci negli occhi senza provare una strana tensione, ma allo stesso tempo eravamo attratti l'uno dall'altra in modo irresistibile. La situazione stava diventando insostenibile. La cosa peggiore era il continuo senso di colpa che mi tormentava. Sapevo che stavo tradendo la fiducia di mia madre e ogni volta che la vedevo il rimorso mi dilaniava. La paura di essere scoperti cominciava a condizionare le nostre vite. Ogni volta che ci trovavamo da soli c'era una costante attenzione a non lasciare tracce, a non farci scoprire. Ma il rischio, l'adrenalina che ne derivava, sembrava renderci ancora più dipendenti da quel gioco pericoloso. Sentivo il cuore battere forte ogni volta che Marco mi sfiorava la mano, ogni volta che i nostri sguardi si incrociavano in presenza di mia madre. Eravamo sospesi su un filo sottile e sapevamo che bastava un piccolo errore per far crollare tutto. Un giorno, però, accadde qualcosa che mi fece capire quanto fossimo vicini al disastro. Era una domenica mattina e mia madre era uscita presto per incontrare delle amiche. Marco e io eravamo rimasti soli, come spesso accadeva ultimamente. Mentre eravamo in cucina, mi sentii improvvisamente osservata. Mi voltai verso la porta e vidi mia madre, rientrata improvvisamente, che ci guardava con uno sguardo indecifrabile. Il suo viso era impassibile, ma qualcosa nei suoi occhi mi fece temere il peggio. «Che succede qui?» chiese con un tono apparentemente tranquillo, ma carico di sottintesi. Il mio cuore sembrò fermarsi. Era come se sapesse tutto, anche se non aveva visto nulla di compromettente. Le sue parole erano come una lama sottile che tagliava l'aria, e la paura che avevo sempre cercato di reprimere emerse con forza. «Stavamo solo parlando», risposi rapidamente, cercando di mascherare il mio nervosismo. Marco, al contrario, mantenne una calma innaturale, come se fosse preparato a quel momento. «Parlando», ripeté lei, fissandoci entrambi. Non sembrava solo una conversazione. Il sospetto era evidente. Sentii il panico montare dentro di me, ma allo stesso tempo c'era una strana determinazione a non far crollare tutto. Dovevamo essere più attenti, dovevamo essere più prudenti, ma il rischio di essere scoperti rendeva tutto più intenso. Nei giorni seguenti il clima in casa divenne ancora più teso. Mia madre sembrava osservarci più attentamente, come se cercasse di cogliere ogni piccolo segnale, ogni sguardo sospetto tra me e Marco. Ero sempre più nervosa. Il senso di colpa mi divorava, ma allo stesso tempo non riuscivo a fermarmi. Marco era diventato una sorta di ossessione, un desiderio proibito che non potevo più ignorare. Ogni volta che mia madre usciva, il senso di libertà che provavo era opprimente. Ma allo stesso tempo, ogni minuto che passavo con Marco mi faceva sentire come se stessimo sfidando il destino, giocando con il fuoco. Era una situazione insostenibile e lo sapevamo entrambi, ma nessuno dei due sembrava avere la forza di fermarsi. Una sera, mentre mia madre era fuori a cena con delle amiche, Marco mi prese da parte. «Non possiamo andare avanti così», disse, il suo tono finalmente serio. «Sta diventando troppo pericoloso». Lo guardai, cercando di capire cosa intendesse. «Vuoi fermarti?» chiesi, con una voce che tradiva la mia confusione. Dentro di me sapevo che aveva ragione, ma la paura di perderlo, di rompere quella strana connessione che si era creata tra noi, era troppo grande. «Non lo so», ammise, passando una mano tra i capelli. «Non voglio fermarmi, ma se tua madre dovesse scoprirci,
sarebbe la fine di tutto. Quelle parole mi colpirono come un pugno nello stomaco. La fine di tutto. Non solo del nostro rapporto, ma della mia famiglia, della mia vita così come la conoscevo. Era un rischio troppo grande e lo sapevo. Ma la domanda che continuava a tormentarmi era: valeva davvero la pena correre quel rischio? Un giorno accadde qualcosa che cambiò completamente la situazione. Mia madre, che sembrava insospettita da settimane, prese una decisione drastica. Tornando a casa un pomeriggio, mi trovai davanti a una scena che non avrei mai immaginato. Marco era seduto al tavolo della cucina e davanti a lui c'era mia madre, con uno sguardo glaciale. «Giada, siediti», disse mia madre, il suo tono freddo e deciso. Mi sentii improvvisamente vulnerabile, come se il pavimento sotto di me stesse per crollare. Mi sedetti lentamente, mentre il cuore mi batteva all'impazzata. «C'è qualcosa che devo dirvi», annunciò mia madre, fissando Marco negli occhi. Poi, con una calma inquietante, disse: «So tutto». Quelle 2 parole fecero esplodere il silenzio nella stanza. Mi sentii improvvisamente travolta da un'ondata di panico. «Cosa intendi dire?» chiesi, cercando di mantenere la calma, anche se dentro di me sapevo che tutto era ormai perduto. «So del tuo tradimento, Marco», disse mia madre, con una freddezza che non le avevo mai visto. «Ma non si tratta di Giada. Ho scoperto tutto su di te e quella donna con cui sei stato a Milano». Rimasi senza parole. Non era di me che parlava. Non era di noi. Mia madre aveva scoperto un altro segreto, un'altra verità nascosta che Marco aveva cercato di tenere lontana da noi. E, improvvisamente, tutto cambiò. Le parole di mia madre rimasero sospese nell'aria, mentre io cercavo di metabolizzare quello che aveva appena rivelato. Un altro tradimento. Non il mio, non il nostro segreto. Era come se tutto quello che avevo vissuto fino a quel momento fosse stato gettato in un abisso più profondo. Non sapevo se essere sollevata o ancor più terrorizzata. Marco mi guardò, il suo volto di pietra, ma nei suoi occhi si leggeva chiaramente una nuova paura. «Milano? Di cosa stai parlando?» balbettai, cercando di capire come potesse essere sfuggito a mia madre un altro tradimento, così grande da rendere insignificante quello che avevamo condiviso io e lui. Mia madre continuava a fissare Marco. Non una lacrima, non un segno di debolezza. Era come una statua di ghiaccio, ma con lo sguardo di qualcuno che aveva pianificato ogni dettaglio della sua vendetta. «Non ti stupire, Giada. Sapevo che Marco mi tradiva da mesi, ma ho preferito aspettare il momento giusto per confrontarlo. È stato in un hotel di lusso a Milano, con una donna che evidentemente vede da tempo», spiegò, posando sul tavolo delle foto stampate, come un investigatore che presenta le prove decisive in un processo. Le foto, sgranate ma chiare, mostravano Marco abbracciato a una donna che non avevo mai visto prima. Erano in un ristorante elegante, poi in una stanza d'albergo. La mia testa cominciò a girare. Avevo passato mesi a sentirmi colpevole, a pensare che la mia relazione con lui fosse l'unico tradimento in atto. E invece Marco nascondeva una doppia vita. Ero parte di un gioco ancora più grande e complicato di quanto avessi immaginato. «Marco, non hai niente da dire?» chiese mia madre, con una calma inquietante. Il silenzio nella stanza divenne soffocante. Marco si schiarì la voce, visibilmente nervoso, ma cercava di mantenere il controllo. «Laura, ascolta, non è quello che sembra. Quella donna non significa nulla per me.
è stato un errore. Una cosa che non doveva accadere, disse, cercando disperatamente di recuperare una parvenza di dignità. Ma mia madre non lo ascoltava. Non significa nulla? Davvero? Pensavi che non l'avrei mai scoperto? Sibilò, appoggiandosi lentamente alla sedia. Ho aspettato il momento giusto per dirtelo, e adesso che l'ho fatto, sono pronta a prendermi la mia vendetta. Io ero seduta lì, incapace di muovermi o parlare. In un attimo, tutta la dinamica era cambiata. Mia madre sapeva tutto di Marco e io non ero più l'unica a custodire un segreto. Ma c'era una cosa che mi tormentava. Fino a che punto mia madre sapeva davvero? Era possibile che avesse scoperto anche di me e di Marco e stesse solo giocando al gatto col topo? Nei giorni successivi, casa nostra diventò una zona di guerra. Mia madre, che era sempre stata una donna riservata e forte, si trasformò in una macchina vendicativa. Aveva assunto un avvocato e cominciò a preparare le carte per il divorzio. Marco cercava di parlare con lei, di spiegarle, ma lei non gli dava mai occasione. La sua indifferenza era la forma di punizione più dura e lui sembrava sempre più consumato dal senso di colpa e dal peso della sua doppia vita. Io, invece, vivevo in un limbo. Non riuscivo più a guardare Marco allo stesso modo. Non potevo credere che fosse capace di ingannare anche me, mentre ingannava mia madre con un'altra donna. Mi sentivo tradita 2 volte, prima come figlia, poi come amante. E ogni giorno che passava mi rendevo conto di quanto fossi stata cieca. Una sera Marco mi trovò in cucina, da sola. Si avvicinò e prima che potessi dire qualcosa, prese la parola. Giada, so che quello che è successo ti ha sconvolta, ma tu devi capire, non posso perdere tutto. Non posso perdere né te né la tua madre. Quelle parole mi colpirono come una pugnalata. Perdere me? Davvero? Dopo tutto quello che è successo? Sbottai, finalmente incapace di trattenere la rabbia. Come hai potuto mentire così a tutti? Anche a me? Marco mi guardò e nei suoi occhi vidi una disperazione che non gli avevo mai visto. Giada, ti prego, quello che è successo a Milano non ha niente a che vedere con noi. Era solo un errore. Io provo qualcosa di vero per te. Le sue parole non fecero altro che peggiorare le cose. Ma come puoi aspettarti che ti creda? Hai mentito a mia madre per mesi. Come posso pensare che tutto questo non sia solo un altro gioco per te? Lui si avvicinò, cercando di toccarmi, ma io lo respinsi con forza. Non toccarmi! Gridai, finalmente libera del peso che avevo portato con me per tutto quel tempo. Non sono più parte di questo gioco, ho chiuso. Le mie parole sembrarono spezzarlo. Non disse più nulla, si voltò e uscì dalla cucina, lasciandomi lì, con il cuore spezzato e la testa che girava. Nei giorni successivi, Marco fece i bagagli e lasciò la casa. Il divorzio era ormai inevitabile e mia madre sembrava pronta a riprendere in mano la sua vita. Sembrava addirittura sollevata. Ma c'era ancora una questione che mi tormentava. Sapeva del mio rapporto con Marco? Un pomeriggio, mentre eravamo sedute sul divano, mia madre si girò verso di me con uno sguardo serio. Giada, c'è una cosa di cui dobbiamo parlare. Il mio cuore saltò un battito. Mi preparai al peggio. Sì, ho sempre saputo che tu e Marco avevate un legame speciale, disse, le sue parole lente e misurate. Non ho mai voluto interferire, perché pensavo fosse solo un affetto familiare. Ma negli ultimi mesi ho cominciato a notare delle cose. Non mi sono sfuggiti gli sguardi, i silenzi, le tensioni.
ma ho deciso di non dire nulla. Il mio stomaco si strinse. Mamma, io... Lei alzò una mano, fermandomi. Non voglio sapere i dettagli, Giada. Voglio solo che tu sappia che ora tutto è finito. Marco è fuori dalla nostra vita e dobbiamo andare avanti. Non sapevo cosa rispondere. Non mi aveva accusato, non aveva cercato vendetta. Solo un amaro silenzio. Ed era forse la cosa più dolorosa. Dopo la partenza di Marco, la mia vita sembrò tornare alla normalità, o almeno alla versione più vicina possibile a essa. Mia madre e io ci trovammo ad affrontare un nuovo capitolo, ma con cicatrici profonde che nessuna delle due osava discutere apertamente. Marco era scomparso dalle nostre vite, ma il suo fantasma restava presente, silenzioso, tra di noi. Col tempo imparai a convivere con il peso di quello che era successo. La vita andava avanti, ma nulla sarebbe mai più stato come prima. E tu? Come avresti reagito al mio posto? Hai mai vissuto una situazione simile? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Sono curiosa di ascoltare le vostre storie. Se il video ti è piaciuto e vuoi scoprire altre storie sconvolgenti come questa, non dimenticare di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti nessuno dei prossimi episodi. Grazie per essere stati con me fino alla fine e ci vediamo presto con nuove storie che vi terranno con il fiato sospeso.